Or discendente des antiche neanze di Duricetro a Sadiana, ue de Giove e de Marte Bussara, or de Santo Predo a Cadrea. Questo per il contadino non ha valore, per me invece ha un gran valore. Ma in quanto a valore, in quanto cosa? In quanto bello. Ah, proprio dal punto di vista estetico. In quanto bosco, in quanto macchia. Questo in primavera è un giardino naturale. Vedi? Quelle sono le punte più alte della Sardegna. Quanto? 1900 circa. Quella è Nuoro, quello è il Monte Ortobene, quello è il Monte di Gonare, e quello è il Supramonte. Cioè da qui veramente vedi, nelle giornate buone si intravede il mare. Eccola qua, questa è Mamoiara. Qua ci voglio fare la casa, al vento. E poi ci metto una bella pietra grande. La metto in bilico e quando muoio mi faccio mettere la pietra sopra. Ma la faccio rovesciare sopra. L'idea è questa. Ma infatti da quant'è che fai il vino tu? Dal 2016. Che facevi prima? Diciamo che un po' di tutto. Scrivevo delle cose che leggevo solo io. Ho detto ma potrei camparmi dalla scrittura, nessuno mi cagava. Ho tolto gli alberi che non crescevano perché erano così. Questi sono alberi che hanno un sacco di anni ma non crescono. Non è il posto loro. Ma da che l'hai capito? Hai fatto un'analisi tu, qualcuno? No, io sono venuto qua, sono salito là sopra, ho detto che bello, quanto costa, chi lo vende, di chi è. Il giorno dopo l'ho comprato e mi hanno detto che ero pazzo. Poi ho tolto gli alberi, ho iniziato a mettere la vigna e mi hanno detto che bello, la vigna centenaria dice che in quel territorio si faceva il vino anche 100 anni fa. Le vigne centenarie sono belle da vedere, ma se ne può fare a meno. Allora io non sapevo come si facesse il vino. Io non sapevo niente del vino, pensavo che il vino si facesse solo in una maniera, che è quella che adotto. E quindi pensavo si pigiasse l'uva, si mettesse nel tino e poi dal tino si svinasse e si mettesse in botte, fine. E io continuo a farlo così. E alla fine è venuta, è buona la prima, è piaciuta, ha detto, che roba buona che fai, e vabbè, roba buona che fai, vivere bisogna, io vivo dal vino, non ho altri lavori, non mi arrangio in altre cose. Come dire, nel vino la mano di chi lo fa è come in un piatto, cioè ogni piccola cosa che non vedi, che non fai, che non noti fatta dall'altra, caratterizza quello che sei tu, no? Qua a Mamoiara chiunque, anche lui. No, lui no. Sì, lui, che non l'avresti mai detto, lui. E invece lui farebbe un vino buono, come il mio, forse di più. Io faccio il vino primordiale perché mi hanno detto fai un vino primordiale, questo non è naturale, è un vino primordiale. Perché? Perché il vino naturale presume che uno lavi le botti, io non lavo le botti, non ho ancora svinato, io la vendemmia 2022, ce l'ho ancora all'aria nei tini, chissà cosa succederà, non lo so, però sicuramente sarà una cosa diversa, sarà una cosa, può essere che si apra una porta, come può essere che esca fuori una ciofecca, ma anche fare ogni anno la stessa roba, dire no, la vendemmio, 6,3, 21 di zuccherina, 3,45, vendemmio, metto lì, 3 giorni, 4 giorni, è scesa a zero. Io non controllo niente, le macerazioni, le cose. Un tempo, poi quando posso. Piano B poi quale sarebbe? Se tutto va male? a rotoli? Che succede? Non può andare male. Ah, una visione ottimistica quindi. No, pessimistica. Non può andare male, il problema è che andrà bene. Fa delle lavorazioni improbabili e i vini, ma non solo, ogni anno gli vengono più buoni. E dice, finché dura va bene così. Diffidate. Diffidate da chi fa il vino e non sa cucinare. Diffidate. Questo è quello che trovi dappertutto a Mamoiara, chiamato in sardo udina, che poi lo ricompatti questo e ci puoi fare anche un pavimento. Vedi, questo è disfatto, quindi tu basta che ci passi questa pietra
la sfasci Ok. e diventa così. Che problematiche ti potrebbe dare questo tipo di terreno? No, è un vantaggio. È la manna dal cielo che si possa fare il vino Perché? a questi livelli qua. E perché? Perché non devi scappare, non devi andare via, puoi stare qua. Puoi lavorare e camparti dal vino, vivere dal vino Altrimenti e prenderti delle soddisfazioni dal vino. cosa sarebbe Mamoiata senza vino? Beh, sarebbe come tutti gli altri paesi del circondario, che o è in mano ai pastori latifondisti, tra virgolette, o al terziario. Poi invece si lavora molto in campagna, quindi è una cosa... Cioè al bar non ti chiedono, cioè la gente non sa cosa ha fatto la squadra di calcio, al bar ti chiedono hai potato, hai iniziato, hai tutti, si parla solo di questo. Allora, siamo 1, 2, prendo i calici. Vabbè, pensavo fosse un po' più accogliente. Questo è vendemmiato, pigiato, torchiato subito. In verità vi dico, ho vendemmiato la granazza, l'ho portata qua e non volevo accendere la macchina per diraspare. Quindi ho detto la pigio con questo. Ok. Ed ero solo, ho abbassato la serranda, ero solo qui e questo non funzionava. Allora ho detto, ma siccome ho visto che qualcuno in passato la pigiava coi piedi, perché non provare? Ho provato, i piedi non servono per camminare, servono per pigiare l'uva. Tu metti i piedi, pigi l'uva e dici, cazzo, è una cosa fantastica. servono per prendere l'acqua. Poi li tiri fuori puliti. La cosa bellissima è anche questa. Di dove siete voi? Di dove siete? No, dimmi. Fate la domanda così poi lui prende la risposta. Così No, tu sei in linea. chiedimelo. Chi è che mi intervista? Chi? Cosa c'era con te? Allora, Cosa c'era qua prima? Confesso che mi aspettavo questa domanda. Quindi se non lo concio non posso tenerlo. Insomma, Ma perché non hai frigorifero? perché non ne ho. Ma non ho neanche lavastoviglie, non ho neanche un mobile, tranne questi. Non c'è un mobile per mettere i vestiti in questa casa. Come la vogliamo finire oggi? Che cos'è questo? Fai vedere, che hai tirato No, fuori? è il coltello. È il coltello hai tirato fuori. No, vabbè, mi stuzzicato.